I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children. Il nostro personaggio di oggi è uno di quei personaggi che merita di essere onorato molto di più che con un semplice premio Nobel, per quanto lo abbia ricevuto effettivamente. È un personaggio che ha contribuito a cambiare non solo la storia, ma la società, l'umanità in meglio. Lo ha fatto in maniera semplice, in maniera però potente, in maniera pacifica, ma in maniera anche decisiva. È un uomo che potete vedere alle mie spalle. No, non è Richard Nixon, è l'altro uomo, Martin Luther King Jr., un pastore battista, un ministro della religione, ma molto più che un uomo di fede. È stato un uomo grazie al quale l'America ha compiuto un grande passo in avanti, non decisivo, perché alcune questioni purtroppo sono ancora sul tavolo, ancora lì, di stretta attualità, ma è un uomo che ha contribuito con la sua vita, col suo agire, a modificare la percezione dell'America nei confronti del problema razziale, a ridiscutere quelle che erano delle leggi statali fortemente ingiuste, segregazioniste, razziste, nei confronti di persone che avevano una colpa sola, se di colpa si può parlare, quella di avere la pelle di un altro colore. Martin Luther King Jr., l'uomo che ha contribuito a cambiare l'America. Prima di addentrarci nel nostro video vi chiedo giusto qualche secondo di attenzione per un altro tema, non quello della uguaglianza o comunque del rispetto, ma dell'attenzione, l'attenzione verso la sicurezza online, per metterci a riparo da tutto ciò. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto come partner strategico NordVPN, un partner eccezionale che con la sua Threat Protection Pro ci mette a riparo da rischi ovunque noi siamo, che si navi da PC, da cellulare o da altre piattaforme, che si sia a casa nostra, in ufficio, ma anche in viaggio, pensate in hotel, nelle stazioni ferroviarie, in aeroporto e in altri luoghi pubblici. Questa protezione esclusiva la potete richiedere anche voi grazie ai link che trovate in descrizione al video, link che vi consentono di accedere a un'offerta straordinaria sui piani biennali con 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Per iniziare l'argomento di oggi non partirò da un fatto storico, non partirò né dalla nascita né dalla morte di Martin Luther King Jr. Parto da un testo, il testo del 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. La prima sezione recita: tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato produrrà o applicherà una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti, né potrà alcuno Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge, né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi. Perché ho scelto di iniziare da questo testo? Perché l'azione di Martin Luther King Jr., la sua lotta non violenta per il riconoscimento dei diritti civili nei confronti delle persone discriminate, è basata proprio su questo testo di legge, un testo fondamentale che per lungo tempo diversi stati degli Stati Uniti hanno bellamente ignorato, varando e applicando leggi segregazioniste, leggi che mettevano al di sopra di tutto l'esistenza, la vita sociale, gli interessi della popolazione bianca, a scapito ovviamente di tutte le altre comunità. Martin Luther King Jr. se ne accorge attivamente quando è ancora un giovane pastore battista, lui che aveva seguito le orme del padre, anche egli pastore. Martin Luther King Jr. se ne accorge attivamente nel 1955. È un anno particolare, il 1955, per il movimento per i diritti civili. Quel movimento di cui Martin Luther King Jr. fa già parte, essendo entrato a far parte della NAACP, l'Associazione Nazionale per l'Avanzamento delle Persone di Colore. Nel 1955 accadono 2 fatti, tutti e 2 a bordo di un autobus. Nella primavera, Claudette Colvin, una donna
afroamericana è costretta a cedere il proprio posto su un autobus a un bianco, è costretta dalla polizia, viene arrestata, Claudette. Il suo caso inizialmente non fa scalpore. Lo stesso Martin Luther King Jr., assieme agli altri vertici del movimento per i diritti civili, sceglie di non intervenire nel caso, sceglie di non forzare la mano, vuole vedere che evoluzione ci sarà, come reagirà la popolazione di colore, come reagirà la comunità. A cambiare tutto è una data, il 1° dicembre del 1955. Quel giorno Rosa Parks, una donna afroamericana di mezza età, prende l'autobus a Montgomery. I posti per le persone di colore riservati in fondo al mezzo sono tutti occupati, quindi Rosa si siede in mezzo al bus, nei posti misti, quelli che possono essere occupati sia da bianchi che da neri. Ma la regola, anzi la legge a Montgomery, prevede che nel caso in cui fossero saliti dei passeggeri bianchi a bordo, questi avrebbero potuto reclamare il diritto a sedersi nei posti in mezzo, facendo sloggiare le persone di colore. È quello che accade dopo alcune fermate. Salgono dei cittadini bianchi, reclamano di potersi sedere. Rosa Parks, in silenzio, in maniera composta, civile, educata, si rifiuta, ha diritto a sedersi lì, è stanca dal lavoro, sta tornando a casa. L'autista del mezzo, un ex militare, ferma l'autobus, chiede a Rosa Parks di alzarsi, ma Rosa è assolutamente irremovibile. L'autista chiama la polizia, intervengono 2 agenti che con la forza fanno alzare Rosa Parks, la fanno scendere dal mezzo e la arrestano. L'accusa: violazione delle leggi sulla segregazione, le cosiddette leggi Jim Crow, le leggi varate negli stati del sud per legittimare una situazione cristallizzata sin dalla guerra civile. Perché sì, gli Stati Uniti d'America, dopo la guerra civile, per provare a sanarne le ferite, avevano promosso delle politiche di inclusione per quello che riguardava le varie comunità, ma al sud queste politiche venivano bellamente ignorate. Si continuava ad agire come se nulla fosse cambiato. Certo, non esisteva più la schiavitù, ma le persone di colore non avevano diritti, non potevano accedere a certi locali, non potevano chiedere di essere serviti in certi locali pubblici, non potevano a volte nemmeno registrarsi per votare e sui mezzi pubblici erano costretti a utilizzare i posti riservati e, in caso mancassero, a rinunciare a sedersi. Rosa Parks questo lo sapeva e lo sapeva anche il reverendo King, che, informato del fatto, parla con i suoi colleghi dell'associazione e decide di intervenire. L'intervento è non violento perché Martin Luther King Jr. ha studiato la non violenza. Nel 1950, per la prima volta, ha assistito a una conferenza dedicata al Mahatma Gandhi, il padre del pensiero non violento, l'uomo che, con la sua filosofia rivoluzionaria, aveva costretto gli inglesi a rinunciare all'impero in India. Gandhi aveva pagato con la vita quella scelta, ucciso non dagli inglesi, ma da un fanatico indù, un suo concittadino, connazionale e correligionario. Avverrà qualcosa di simile anche a Martin Luther King, ma lo vedremo dopo. Martin Luther King, in quel dicembre del 1955, prende posizione. Assieme alla comunità afroamericana, indice il primo sciopero. Lo sciopero, anzi il boicottaggio dei mezzi pubblici per un giorno. Il 5 dicembre 1955 la comunità afroamericana di Montgomery avrebbe deciso di non utilizzare gli autobus e i treni. Si pensava che l'adesione sarebbe stata del 50, forse del 60%, invece quasi tutti gli afroamericani di Montgomery rifiutarono quel giorno di prendere i mezzi pubblici. La protesta sarebbe continuata ancora in seguito al processo a Rosa Parks, alla sua condanna, ma non solo, anche per quanto riguardava ogni iniziativa di boicottaggio e di protesta. Da quel momento in avanti, Martin Luther King Jr. promosse strumenti alternativi come la possibilità di dare un passaggio gratuito alle persone della sua comunità, sostituendo quindi il trasporto passeggeri pubblico. Da quel momento in avanti le autorità di Montgomery iniziarono a prenderlo di mira, a sottoporlo a fermi, arresti e carcerazioni arbitrarie. Va detto che in quel periodo il sud degli Stati Uniti era pervaso da un razzismo risvegliato. Si era risvegliato 40 anni prima con quel film Nascita di una nazione, il film che aveva fatto rinascere il Klan dalle proprie ceneri. Da lì in avanti la società bianca
al sud credeva nella giustificazione della segregazione, ma quella presunta volontà stabilita nelle leggi violava la Costituzione e lo si seppe il 19 giugno del 1956, quando la Corte distrettuale degli Stati Uniti stabilì che la segregazione forzata negli autobus violasse proprio quel 14° emendamento di cui abbiamo parlato prima. È lì che inizia la grande lotta di Martin Luther King per i diritti civili, una lotta che lo porta a viaggiare per gli Stati Uniti, alloggiando sempre nei motel, scegliendo sempre le stesse stanze e soprattutto dialogando. In un periodo, la fine degli anni 50, inizio degli anni 60, che vede le prime grandi violenze all'interno degli Stati Uniti, le tensioni sociali che sfociano nelle rivolte. Il dottor King ha un altro approccio, ha un approccio pacifico, dialogante, corretto, buono, non incita alla violenza, anzi condanna le violenze, propone a chi lo segue di avere un atteggiamento calmo, dialogante, a non opporsi con la violenza. Certo, lui stesso è il primo a proporre elementi di rottura, le marce per i diritti civili o i sit-in da realizzare negli esercizi per soli bianchi, invitando le persone afroamericane a entrare e sedersi per terra, senza fare nulla, senza parlare e soprattutto a non reagire né agli insulti e ancor meno alle violenze. Martin Luther King Jr. diventa un simbolo di speranza per l'America. Ogni volta che viene arrestato e condannato, il più delle volte alla prigione, una volta addirittura ai lavori forzati, la stessa opinione pubblica americana si mobilita. Un caso evidente si ha sotto la presidenza Kennedy, anzi l'amicizia tra i fratelli Kennedy, John e Bob, e il pastore King nasce durante la campagna elettorale. È il 1960. Martin Luther King Jr. viene invitato a tenere un discorso e successivamente partecipa a un sit-in in un grande magazzino ad Atlanta. Il 19 ottobre del 1960 King viene arrestato assieme a altri 51 studenti. Non sapeva Martin Luther King di risultare recidivo, quindi il giudice lo condanna a 4 mesi di lavori forzati, una pena che non viene scontata. Dopo 24 ore in custodia, praticamente subito dopo il trasferimento dalla prigione del tribunale al carcere federale, Martin Luther King viene rilasciato per pressioni politiche. È Robert Kennedy a telefonare direttamente al governatore della Georgia, facendo presente che quell'arresto e quella condanna, oltre a risultare arbitrarie, influivano sulla campagna elettorale. Nessuno avrebbe voluto vedere proteste nelle strade o peggio ancora rivolte, perché il leader della non violenza veniva arrestato a poche settimane dalle elezioni. L'amicizia con il reverendo King avrebbe fruttato alla campagna elettorale di JFK un corposo apporto da parte sia della comunità afroamericana che delle comunità bianche del nord, decise a intervenire nella questione sociale e razziale, in modo da risolvere una volta per tutte le storture ancora sopravvissute alla guerra civile. Era questo Martin Luther King, ma era anche un uomo capace di parlare al cuore della gente. Il 28 agosto del 1963, a Washington DC, davanti al Lincoln Memorial, nel corso della Marcia per il lavoro e la libertà, Martin Luther King pronuncia un discorso passato alla storia. Ho un sogno, vi dico oggi. Anche se affrontiamo le difficoltà dell'oggi e del domani, ho comunque un sogno. È un sogno che è profondamente radicato nel sogno americano. Quel discorso, I have a dream, è un discorso fondante della storia contemporanea. Fa capire soprattutto agli americani, ma anche a chi americano non è, a chi assiste a quel discorso dalla televisione, in diretta o nei giorni successivi, che c'è un'altra America da costruire. È il periodo della nuova frontiera dei Kennedy, è il periodo anche del braccio di ferro con l'Unione Sovietica. Gli anni 60 iniziano con le grandi frizioni, con la Baia dei Porci, con il muro di Berlino, con i 13 giorni di tensione con Cuba, dovuto alla installazione sull'isola di missili balistici a testata nucleare. Nell'estate del 1963, qualche settimana prima dell'uccisione di JFK a Dallas, Martin Luther King Jr. conduce la sua gente a Washington DC, non per mettere a ferro e fuoco, non per costringere qualcuno a fare qualcosa, ma per dichiarare il suo sogno, che deve essere un sogno per tutta l'America, il sogno di mettersi alle spalle un passato buio, cupo, ma che è appunto passato
e che non deve più tornare. Martin Luther King Jr. vuole ripartire dalla Dichiarazione dei diritti. Riteniamo queste verità di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Quelle parole pronunciate dai padri fondatori degli Stati Uniti d'America riecheggiano in bocca a Martin Luther King Jr., che è un simbolo di speranza, ma diventa anche un nemico per molti. È un nemico per i politici oltranzisti, è un nemico per il clan, è un nemico per un uomo di nome James Earl Ray, un uomo che lo attende sul balcone di un motel. È il 4 aprile del 1968. Siamo a Memphis. Martin Luther King Jr., dopo l'ennesima marcia per i diritti civili, un'altra marcia finita purtroppo con la morte di una persona, è al Lorraine Motel, è nella sua solita stanza, la 306. Era abitudinario Martin Luther King Jr. Gli piaceva avere sempre la stessa stanza e lì stava organizzando le nuove iniziative. Doveva andare a casa del reverendo Kyles per cena, quindi aveva scelto di fermarsi all'hotel, riposarsi, rinfrancarsi un po' e poi andare appunto all'appuntamento. Poco dopo le 6 del pomeriggio, Martin Luther King Jr. si affaccia dal balcone del motel. Vuole prendere una boccata d'aria fresca, ne ha bisogno. In quel momento, un colpo di fucile riecheggia nell'aria. Lo colpisce, quel colpo di fucile, alla tempia. Il reverendo King muore sul colpo. Chi è con lui cerca di tamponargli la ferita, ma non c'è niente da fare. Il colpo è fatale. Le reazioni all'omicidio sono immediate. Lyndon Johnson, presidente degli Stati Uniti, chiede al popolo americano di non cedere alla violenza, ma è troppo tardi. In oltre 120 città degli Stati Uniti scoppiano i tumulti. Viene dichiarato il 7 aprile come giorno di lutto nazionale, ma è qualcosa che getta l'America e il mondo intero nella costernazione. La vedova Coretta King chiede che al funerale del marito, il 9 aprile, venga letto l'ultimo sermone, quello che aveva pronunciato un paio di mesi prima. Intanto parte la caccia agli assassini. Chi ha sparato è quell'uomo, James Earl Ray. Ha sparato da un motel vicino, dalla stanza 5B. Sul posto viene trovato un fucile Remington con mirino di precisione. Sull'arma ci sono le impronte digitali di Ray, che è già scappato, si è reso irreperibile, ma viene rintracciato un paio di mesi dopo a Heathrow, aeroporto londinese. In tasca ha un passaporto falso canadese con nome artefatto Raymond George Sneed e il biglietto aereo per Bruxelles. Estradato nel Tennessee, Ray prima ammette la colpevolezza, poi si dichiara innocente, una mossa per evitare la condanna a morte. Cambia più volte avvocato Ray e cambia anche più volte versione. Dice prima di essere stato lui, poi non è stato lui, poi è stato lui ma in combutta con altri, poi di essere stato armato da altri, addirittura che ci fosse una cospirazione. Insomma, qualcuno lo avrebbe istigato o addirittura pagato, o comunque gli avrebbe messo in mano quel Remington dicendogli di premere il grilletto e garantendogli una sorta di impunità, come sia, come non sia. Il reverendo King muore quel giorno a Memphis, in Tennessee. Muore vittima dell'odio, muore vittima di un'America upa, buia, che non voleva saperne di voltare pagina, di cambiare, di essere davvero un paese in cui quei diritti tanto declamati, quella libertà, citata addirittura nell'inno nazionale, venissero davvero applicati, rispettati da tutti. James Earl Ray è morto il 23 aprile del 1998, a 70 anni, vittima di una malattia renale e di un'insufficienza epatica, in un carcere di massima sicurezza. Ha chiesto più volte la revisione del processo, ma che senso ha continuare a chiedere la revisione quando il crimine è stato commesso, quando King non c'è più? Si è detto che molte persone erano coinvolte nel complotto per assassinare Martin Luther King Jr. Persone di cui in realtà oggi non possiamo fare altro che citare al limite i nomi, ma a cosa serve? Sono decedute, non possono più parlare. E anche se parlassero, cosa direbbero? Che l'hanno fatto perché credevano che Martin Luther King Jr. fosse un pericolo per l'America. Che pericolo può rappresentare? Un uomo che promuove la non violenza, che chiede il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti civili, che pronuncia quel discorso, I have a dream, ho un sogno. I sogni possono essere pericolosi, forse per la parte più buia e più retrograda dell'America sì. Quei sogni di speranza, quei sogni di avanzamento sociale sono il peggiore degli incubi e lo abbiamo visto negli anni successivi, lo abbiamo visto negli anni 70, negli anni 80, nelle rivolte fra fine anni 90 e i primi anni 2000, in quello che è avvenuto nel 2017 a Charlottesville e poi
di recente, con le decisioni di arrestare manifestanti pacifici per motivi politici. L'America ancora non si è messa alle spalle, davvero, completamente, i fantasmi del passato, della guerra civile, della segregazione, del razzismo. Fatica a farlo. Eppure è una delle potenze mondiali, anzi delle superpotenze, una potenza economica, una potenza militare, ma all'interno è debole. Debole perché ancora oggi c'è chi non comprende la reazione del reverendo King, non comprende, si rifiuta di comprendere quel I have a dream. Il giorno in cui davvero tutti i cittadini americani capiranno che tutti gli uomini sono stati creati uguali, allora quel giorno gli Stati Uniti avranno imparato avranno imparato la lezione del reverendo King, avranno imparato davvero il significato delle parole dei padri fondatori. Fino ad allora si può solo continuare a ricordare Martin Luther King Jr., la sua volontà di lotta a favore di tutti, senza distinzione di colore della pelle, di credo praticato o di qualunque altra questione si possa mettere sul tavolo. Martin Luther King Jr. è alle mie spalle oggi per ricordarci col suo volto sereno, con la sua voce ferma e pacata, con i suoi modi gentili, ma con la sua determinazione e con la sua forza d'animo, che basta poco, basta pochissimo per cambiare il mondo. A volte serve il gesto di una donna su un autobus, altre volte può essere necessaria una marcia simbolica o un sit-in pacifico, altre volte ancora è sufficiente pronunciare 4 parole: I have a dream. Quel sogno, il sogno di Martin Luther King, lo dobbiamo coltivare ancora e tenerlo stretto nei nostri cuori per farlo diventare un giorno, si spera, una magnifica e duratura realtà. Spero che abbiate già visitato il nostro nuovo sito Dentro la Storia, un sito in cui trovate le nostre storie, i nostri video, i nostri approfondimenti e la possibilità di iscrivervi alla nostra esclusiva newsletter mensile, una newsletter completamente gratuita, la potete richiedere registrandovi e arriverà nella vostra casella email ogni inizio del mese con i nostri editoriali, le nostre storie esclusive, con i nostri consigli di lettura, di visione, di film, di serie televisive, la nostra timeline mensile basata sugli eventi storici e molto molto altro ancora. Quindi cos'altro devo fare per convincervi? Provate a visitare il nostro sito e a richiedere la nostra newsletter.